dobbiamo vedere se ci siamo con tutto quanto, quindi magari anche rimettiamo l'audio qua. Un secondo. Va tutto bene? Vediamo, vediamo. Ok, perfetto, va bene, va bene. Niente occhiali quest'oggi. Signore e signori, non solo buonasera e benvenuti. Il primo evento delle 3, anche se anche Geoff Keighley lo trasmette o lo promuove, è arrivato. La conferenza Ubisoft Forward. E inizierà tra 3 minuti, tra 4 minuti essenzialmente. Che aspettarsi? Ovviamente non sappiamo nulla di questo evento, non sappiamo assolutamente niente di quello che ci sarà. Tipo, non è mica che hai leakato qualcosa durante la giornata di oggi o magari anche nei giorni scorsi, no? No? Diciamo che allora, in realtà sappiamo, prima di arrivare a quel punto, sappiamo che ci saranno Rainbow Six, quello lì che era Quarantine, che, come dire, il nome non è dei migliori visto il periodo, e che quindi dovrebbe essere Extinction se non sbaglio, vabbè. Comunque un altro titolo con forte componente multiplayer. Poi abbiamo... Oh madonna santa, no, Eden Pierce, no, lasciamo stare Eden Pierce. Dicevo, vedremo anche qui Far Cry 6. Poi ancora Riders Republic, che è, come dire, se avete presente Steep, che è il titolo basato interamente sugli sport estremi della neve, questo invece è sport estremi di vario tipo, quindi anche su erba, senza neve, quindi moto e quant'altro. Steep allargato. E magari voi direte, c'è cazzo Riders Republic, comunque in effetti è stato annunciato, però doveva uscire a febbraio, però rinvio ovviamente. Il periodo, visto il periodo. Poi in realtà non se ne è sentito tanto parlare in generale, a parte un articolo di Red Bull Gaming, se non sbaglio. E immagino che oggi avremo finalmente la nuova data, comunque nuovi filmati, nuova data. Ecco, eccolo qua, ne avevo parlato adesso. Riders Republic sarebbe questo, comunque, quindi potete vedere con bici, con motocross, vabbè, via, lo rivediamo poi più tardi. Poi ancora Assassin's Creed Valhalla, che se non sbaglio si è anche già visto nel pre-show. Oh, Immortals. Poi abbiamo Rainbow Six Siege. Poi ci sono anche cose che non vedremo a questo evento. Non vedremo il remake di Prince of Persia, perché gli sviluppatori hanno già detto che ci stanno lavorando ancora e che uscirà l'anno prossimo. E io li capisco anche, che comunque sia c'è stato un grosso problema già all'annuncio per, come dire, per le impressioni non eccellenti, diciamo così. Poi il titolo è sviluppato principalmente in... Scusate, è sviluppato principalmente in India e dovreste ben sapere che purtroppo in India c'è stato un aumento negli ultimi mesi impressionante, preoccupante, devastante di casi di Covid, e a parte quello comunque c'è anche un'infrastruttura per il lavoro in remoto non ottimale, quindi questo ovviamente, se uno deve lavorare in remoto perché non può andare in ufficio per forza di cose, rende il lavoro più complicato. Poi ancora non avremo questo, non avremo Skulls and Bones, che non si sa dove cazzarola sia finito, che comunque uscirà nell'anno fiscale, non questo ma il prossimo, quindi dovrebbe essere, se tutto va bene, da aprile 2022, figuriamoci, questo è stato annunciato una marea di anni fa. Non vedremo, immagino, Beyond the Good and Evil 2, perché anche quello, altro titolo di cui sono perse le tracce. Cosa vedremo invece di rumoreggiato? Abbiamo Rocksmith Plus, che sarebbe la nuova versione del titolo di chitarra di Ubisoft. Se l'ho letto bene dovrebbe essere addirittura all'inizio come se dovrebbe essere rilasciato come servizio. Tanto manca pochissimo. Come servizio con beta su PC. Avremo un titolo di The Division di Tom Clancy, che dovrebbe essere Battle Cat, che include anche un crossover player vs player con anche Twitter Cell. Poi non c'è altro che leakato, no? Cioè, tipo, ho lo sfondo qua in Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, ma non vuol dire niente, no? Non vuol dire niente. Cavolo, cioè, se pure Nintendo ti leaka il sequel, vabbè, che in realtà... Oh, ci siamo. Vabbè, ma almeno non ho messo il 2... Non ho messo nulla del sequel come qua, no? Non ho messo tipo sfondo, roba del genere, no? Ops! No, no, lasciamo stare. Ed inizia un evento di cui sappiamo in realtà già abbastanza, però in effetti per Mario Plus Rabbids nuovo voglio vedere in game, perché le immagini erano molto belle. Già l'originale, che comunque andava sullo Snowdrop Engine di Ubisoft, era bellissimo da vedere ed era 2017. Ciao Nilam! Aumentiamo un pochino. Ciao anche a te, Youssef.
Un'altra cosa che non vedremo immagino in questo evento sono le risposte alle nuove accuse di abusi o comunque sia di sexual harassment, nonostante le promesse che Yves Guillemot e compagnia hanno fatto nei mesi scorsi. Ah, l'E3 è tornato, non sarà contento Geoff Keighley visto che lo promuove anche lui questo evento, vabbè, lasciamo stare. Ok, Rainbow Six. Game as a Service. Ah, eccolo qua. Extinction. Ah no, Extraction, scusate. Perché allora, anzi se non sbaglio doveva essere Quarantine all'inizio, ovviamente non andava bene. Parasite è altro titolo che era stato pensato e manco quello in effetti, visto il periodo, andava bene. Extraction può anche andare bene. Sì, però in effetti adesso che ci penso, avere un titolo come questo, cioè meglio, pensate se avessero mantenuto il titolo Parasite visto il periodo. No, hanno fatto bene a cambiarlo, almeno questo. E il virus arrivò. Cavolo però, so che per coincidenza, però più che altro che comunque è come dire, è un titolo che è stato in sviluppo da anni e anni. Però e diamine. Pensavamo di contenerlo all'inizio. Vabbè, adesso sì. Diciamo, adesso sì. Però ok, il Covid non crea queste cose, però questo ve lo posso dire, e neanche il vaccino. No, vabbè. Abbasso i Novax. Ripeto, il Corona non fa quelle cose. Quindi abbiamo anche la squadra, giustamente visto che è titolo multiplayer. E vai contro i mostri, giustamente abbiamo il pretesto per sparare un po'. Almeno non li chiamano almeno non li chiamano zombie. Visto che sono infetti. Come li chiameranno infetti? Beh, sì. Dopo quel colpo rimane giù per sempre. Oh, rallenti alla Matrix. Però anche un pochino sporco. Magari la squadra delle polizie, se può intervenire, grazie. Ah, abbiamo anche il robottino. Non è che magari possiamo giocare anche con il robottino per controllare nei paraggi? Allora, visto che in effetti immagino che ci saranno dei ruoli, visto che sarà gioco multiplayer con vari personaggi con i ruoli, magari abbiamo anche quello del robottino. Ah, bello, che proprio arriva. Oh, mamma. Che arrivano dalla melma. Manco fosse Splatoon. Beh, con forza e coraggio arriva sfondando proprio la parete. React perché? Ah! Sembra un pochino Ghostbusters per un secondo. Ah, ma anche qua, come Monster Hunter Rise, abbiamo anche qua gli Apex, va bene. Sì, però non vedo asce cangianti, non vedo falcioni. Oh no, oh no, 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 infezione in arrivo, no. Però è mandato via. E poi, granata. Ah, vabbè, reactor, che comunque sì, perché è l'umanità che si ribella. E la porta? E poi mi domando a questo punto quando esce. Se non sbaglio, questo è di quei titoli che dovrebbe uscire entro il marzo 2022. Vedremo. No, sciocchina, sei già morta. Ma perché siamo stati con San Francisco? Prima Horizon, poi questo. Settembre, pensavo dopo. Ok. Ah, giusto, è vero che abbiamo tutti... Ah, Ubisoft Original. È vero, visto che fanno i pretenziosi, è vero. Tutti i titoli qua, a parte Mario Plus Rabbids. Forse perché era un po'... In effetti non c'è, nelle immagini non c'è per fortuna. Immagini che tra l'altro, ripeto, io non ho. Sì. Per fortuna non c'è Ubisoft Original perché sennò sarei esploso. Vabbè, in effetti era un po' troppo cercare di prendere anche Mario come Ubisoft Original. Sarebbe stato un po' troppo. Ciao Bruno! Come Bruno? Giustamente distanziati.
Extraction is a 1 to 3 Ah, player 1 co-op 1 3, experience. pensavo di più. You might think you know what you're getting into since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators. But it's gonna be Io no, perché non ho mai completely giocato un different. titolo della This time, serie. you're not fighting against each Eh other. sì, giustamente You're coming contro la together to minaccia face aliena, an sì. unprecedented, evolving Ah, alien quindi threat. sì, quindi non sono Some of the umani operators' mutati, ma abilities, alieni. gadgets, and tech should feel familiar to Siege Martello, players, but this poi time, corsa as you veloce. progress through the game, Ah, you'll abbiamo il unlock robottino new anche. ability upgrades Ah, di vario and a tipo. whole new arsenal specifically designed to take on this new Oh, threat. comunque settembre è molto prima di So quanto the operators pensassi. we just saw in that trailer Pensavo are very anche familiar, tipo but novembre, what happens dicembre. No, novembre no, She però. got captured. In Ma l'abbiamo Extraction, liberata. you're always putting it all on the line. If you or a teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. Ah, You bene. can't play MIA operators until they're safely recovered. In You and your effetti ci squad sta. are gonna have to come back together to get back in there and get them out. Quindi abbiamo anche la componente di salvataggio dei membri. Every time you go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on your toes and weigh every move you make. Balancing Fate that sempre risk and attenzione. reward scenario is Valutate going sempre to per be e tough. contro. Ah, che bello avere comunque Bruno, una conferenza can con you tell us a sottotitoli in little bit italiano. more about No, the alien threat? tutto chiaro, What però is it? almeno magari per voi spettatori è un po' meglio se non sapete l'inglese. Are Aspetta un evolved secondo. form of the parasite that was first detected few years ago during the outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. The parasite has spread to 3 new regions. Cazzo, vediamo dove. Vabbè, tutti in America. E il resto del mondo no. Allora, New York, San Francisco, abbiamo visto San Francisco, ripeto, come Horizon, sono fissati. E Alaska. Guardate, americani, potete anche. No, as incubation nests and their sprawling tissue spawn procedurally, taking over the front area of the procedurali. map and reaction to the player presence. The parasite is always spreading, always evolving. Come un'altra But it cosa. didn't look too happy about the operators disturbing their new home. E beh, se almeno avessero bussato. Well, the black goo-like sprawl is probably L'arche. Ok, abbiamo il nome italiano dell'anima, l'archeloma. Once your presence is detected, slowing progress and helping the arcane. Ah, Archei, quindi gli alieni si chiamano Archei, non avevo letto prima. Non avevo sentito. Si chiamano Archei e Archeloma. Ariete, tormentatori mutaforma. E l'Apex, giustamente l'Apex. L'Apex che fa molto a Predator, credo. È proprio lo stile dei Dread. Dei simil Dread, come vogliamo chiamarli. Thank you both so much for joining me. I'm really excited to dig into more of the Ma non details. qua, non We still adesso. have crossplay to talk about. Ah, crossplay, Yes, buono, that's almeno right. questa è una buona Extraction cosa. will bring everyone together No, veramente il crossplay regardless dovrebbe of the essere platform. And for our Rainbow Six Siege una community, cosa di base. Vabbè, we have non è exclusive unlocks già for you diffuso in per vari both giochi, però dovrebbe games. essere una cosa di base Ok. quanto più You've possibile. been waiting E se devo essere long sincero, ancora di più per i picchiaduro, soprattutto per quelli che hanno versioni per PC, visto che in effetti le versioni per PC molto spesso vengono lasciate dopo poco dopo il lancio. E giustamente il pool di giocatori là, cioè se uno vuole giocare online su PC è un po' un terno all'otto. Andirà tutta anche su Switch per titoli come Dragon Ball FighterZ, se non sbaglio, che hanno una community online molto inferiore rispetto a quella di PS4, per fare un esempio, che sarebbe l'ideale. Power Rangers, se non sbaglio, il crossplay tra tutti i titoli di picchiaduro del mondo. Ah, non lo vediamo ancora. Siamo a 9 minuti di evento, 9 minuti su Extraction. Vabbè, qui abbiamo il gameplay vero e proprio. Ok, abbiamo anche l'alibi. Ok, apre la porta, poi... Oh, il robottino, controlliamolo, vai. Sì, giustamente per scanagliare i dintorni. Arriva l'archeloma. Oh, abbiamo qua il grunt. Quindi, come agire? Ok, stealth, andiamo stealth. The enemy reacts to intrusions in their ecosystem, including operators. Eliminate my target. So stealth tactics are the way to Ok, go. giustamente con calma. Ah, bene, quanto è forte però. C'è un colpo? Vabbè, sono tutti headshot, però. Poi abbiamo la E, fare attenzione a quello, che sono delle palle proprio brutte. Anche di texture qua brutte. E vabbè, dai. No, niente, andare contro no, devi fare l'urlo per forza. Ah, la melma, l'archeloma, eccolo. Ah, ok, sparando liberi.
È l'anti-Splatoon essenzialmente. In Splatoon sparando riempi di melma, invece di vernice, qua invece sparando liberi. Sì, però, ma le reazioni qua... Vabbè, sarà anche per mostrare comunque un minimo il gameplay dei personaggi dei giocatori. Immagino che... Non lo so, però immagino che comunque nel gioco reale rispondono un po' più velocemente. E che in realtà sono anche stealth, però... Oh, scanner, quindi si vede il nemico là. Ecco, già abbiamo il tipo secondo. Già questo mi sembra un po' più... infatti. Aio. Dormi per sempre. Tutta polizia, che bello. Una festa. No, una festa. Non vi unite, ragazzi. Camera stagna, come detto prima. Quindi rimangono là oppure c'è qualcosa che li ammazza? Ah no, sono dentro. Ah, loro sono dentro. Pensavo che avessi... Ah, ok. Ah, quindi la camera stagna è per passare da una zona all'altra della mappa. Quindi come checkpoint. Abbiamo il breacher. Madonna, l'incubo. Pulisce. Ecco, appunto. Abbassiamo un pochino il volume qua oppure diventa muto? No, abbassiamo ancora, perfetto. Anzi, voglio sentire un secondo se va bene l'audio anche... Vediamo. Ok, va benissimo. Possiamo lasciare così. Lo Spiker. Aspetta, perché è un campione che devono fare? Mi sono distratto, quindi che devono fare? Ok, ologramma prisma per... sì. E giustamente che così vengono distratti. E nel frattempo prendiamo il campione oppure no? Ok. Ah no, io pensavo che fosse tipo React come per dire noi reagiamo. No, è proprio un tipo di tecnologia. Ok, ha più... meglio spiegato. Ok. Vediamo. La mina d'arco. Un attimo, scusa. Ah! Quindi una mina che è posizionata in un punto poi spara più lontano in un certo raggio. Elevatore di minaccia React. Oh, Hulk! Benvenuto Hulk, anche tu qua. Au. Sì, smash perché quindi sbatte contro ti sbatte contro essenzialmente. È come Pinky di Doom Eternal. Di Doom Eternal. Pinky! Però non è carino come i Pinky. E poi vabbè, lì veramente con un pugnazzo li elimini. Proprio te li fai venire incontro. Pinky, vieni qua. Boom. E via. È un metodo abbastanza facile. Però non hai tutto il loot dell'uccisione stilosa. Però elimini subito. Con un pugnazzo di quelli caricati elimini subito i Pinky. L'Elite. Non l'Apex, l'Elite. Aspetta, che sta facendo? Ah, li rende invisibili. Signori, poi chi è che pulisce? Mamma mia che macello. Ah, tra l'altro vedo che si è fatta fiore nella parte finale. Perché si è visto un pochino... Sembrava un pochino un carciofo però come foglie. Oh. E qui veramente Splatoon perché proprio questo va sotto, va nella melma per muoversi. C'è qualche calo di framerate per il liquido però dai. Attenzione. In stasi? Ah, ecco quello che... Sì, quando viene disperso. Mamma mia. Ah, quando viene per l'appunto che brutto. Vabbè. Noi torneremo a prenderlo.
vai anche quindi di arma d'arco. E la Madò con la protezione. A rescue mission is underway. Madonna, Ubisoft Original. E lo vedremo più volte durante questa live. Lo vedremo più volte. La pretenziosità, ammazza. Un quarto d'ora su sta roba comunque. Va bene tutto, però è un po' tanto. Stay tuned for more Rainbow Six Extraction Basta che intel non sia... coming very Vabbè, soon. non sarà adesso. Vediamo un pochino invece che altro hanno. Ok, Rocksmith Plus. Eccoci qua. Assolutamente no. In realtà, con The Last of Us, anche se non sono alieni, la connessione la puoi fare. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. A fun and interactive way to learn guitar. playing Impara a your favorite suonare songs. con The Rocksmith And in the Plus. decades since its release, our community and its impact have only Decenni? amplified. No, come decenni? 11° anno. No, scusate, io mi ricordavo che fosse uscito nel 2014, invece è uscito nel 2010? Ma seriamente? Rocksmith Plus. Cioè, va bene, nei decenni, cioè scusami, cara, decenni. Un anno in più del 10° anno significa adesso decenni. Tecnicamentissimo sì, ma... Vabbè. Connetti con un cavo al tuo telefono. Rocksmith Plus. Scegli tra le varie canzoni. No, in realtà io lo conosco solo di nome, perché comunque ne avevo già sentito parlare. In realtà io non pensavo che avesse avuto un tale successo, comunque, perché non l'ho mai visto, l'ho visto rarissimamente nelle classifiche. Però poi ho letto anche che l'anno scorso c'è stato un nuovo DLC, l'ultimo DLC del titolo precedente, per poi per poi lavorare su altro, cioè questo. Non pensavo. E ho anche letto, perché è indicato tra l'altro proprio ufficialmente prima con una pubblicità della Gibson, che diceva che ci sono 4 milioni di giocatori in tutto il mondo d'originale. E pensavo molto di meno. Sembra comunque ben fatto, come... Questo è proprio questo è più software che gioco comunque, perché abbiamo lezioni. È proprio... Abbiamo le lezioni, abbiamo le canzoni da prendere, nota per nota. Molto approfondito anche. Cioè è sempre gioco, però sembra più andare nella direzione tipo Wii Fit, che è più software che gioco, però è sempre gioco. Ovviamente qua la gente è felice e contenta che mi sono allenato a casa io, La serenata! Serenata, sì, serenata rap, serenata no, serenata con la chitarra. Padre e figlio. La tua musica, il tuo ritmo, il tuo viaggio. Rocksmith Plus. Ah, anche su mobile. Ah sì, giustamente per la parte dell'app, giusto. Transizione un po' strana. No, però non possiamo approfondire su tutti i titoli, Oddio, aspetta, per Mario Plus Rabbids, sì, perché voglio rivedere Davide Soliani, che non lo vedo da un po'. Povero Davide, povero team di Ubisoft Milano e anche quello di Ubisoft Parigi, che dovrebbe aver sviluppato anche il sequel. Cioè, la volta scorsa il titolo vi viene leakato in tutti i luoghi e in tutti i laghi, perché le immagini erano già state diffuse ben prima delle 3 2017. In qualsiasi modo, diffuso in tutto quanto. E tra l'altro hanno anche riportato, cioè hanno anche parlato di come i leak abbiano provocato molto nervosismo nel team di sviluppo, perché hanno visto le reazioni iniziali. Mario Rabbids, ma che cazzo volete fare? Letteralmente, cioè termini tecnici che sono stati utilizzati. E ovviamente vedere una prima reazione così di questo impatto ha comunque provocato nervosismo, giustamente. Meno male che poi con la presentazione delle 3, con il gioco poi all'uscita, tutto questo per fortuna si è affievolito, perché comunque la reazione a vedere il gioco proprio in sé stante, cioè alla conferenza, con anche vederlo giocato, ha dato l'impressione della qualità, comunque che ci fosse un'idea chiara, un'idea che forse sembrava assurda all'inizio, ma comunque chiara e bene eseguita. Ora, col 2
Con questo sequel, chi è che ti leaka? Perché in realtà qualcosa già circolava, perché l'ho letto anche su Resetera un pochino. Ma chi è che ti fa il liccone proprio con artwork principale, che io non ho tra l'altro, perché vorrei ricordare che io non ho quell'artwork, questo infatti non lo è, con i primi dettagli anche con altre immagini. Nintendo stessa che te lo mette su Nintendo.com, che carica il listino con ore di anticipo. Ma povero Davide, una volta che sembrava che non si fosse così diffuso, almeno non pubblicamente, e poi Nintendo che ti carica la pagina di Nintendo.com del gioco ore e ore prima della conferenza Ubisoft. E dai, povero Davide, proprio è destino che gli leakino i giochi. E Davide. Torniamo a Rocksmith, sperando che non duri tanto, più che altro perché in effetti voglio vedere Mario Bros. Rabbids. È il titolo per il quale più interessa. Non è un segreto, tra l'altro ripetiamo che io non ho l'artwork, non ho il background del 2, perché in effetti non esiste ancora. Infatti non ce l'ho. Quindi torniamo a Rocksmith. Per l'appunto, quindi anche abbiamo tutta la progressione, la crescita dell'apprendimento del suonare la chitarra, tutta libreria di canzoni. Tanto ho visto anche un attimo che c'erano le canzoni di Rayman Legends, e ci sta, perché Rayman Legends ha anche dei livelli musicali, cover, ci sta, ma anche in generale le canzoni del gioco in sé. Future, no, e quelle dopo, Devolver è dopo. Ecco, 10 anni, non decenni. 10 anni. Register now for a chance to play the Rocksmith Plus beta. Summer's coming and nothing gets Thrill Seeker's blood flowing like bright sun and fresh trails. Quindi Riders Republic? Eccola. Last year, you got a first look at our massive multiplayer outdoor sports extravaganza. Since then, the project's grown. Quanto è voluto? Beh, siamo giustamente Ubisoft Original di nuovo. Per tutti, anche Rocksmith Plus ce l'aveva. Bene, anche volando, sì, ma non sono deltaplani quelli sono ali a reazione. Va bene, andiamo, vabbè, tanto in effetti sport estremi. Possiamo anche andare ben al di là, no? Steep aveva, se non sbaglio, la componente, che io ho anche provato la demo su Steam di quel gioco là. Ecco, questo intanto cade. Che hai la componente veramente di crearti la tua carriera. Me lo ricordo con tanto di sponsorizzazioni. Vabbè, questo vola così a caso. Manco fosse il cavallo di Elden Ring o Elden Ring. Che poi mi sa che è anche... direttamente in game. Ale! Non ricordo se ci fosse la prospettiva in prima persona in Steep. Signore, mi scusi, ma il fumo, lei non si fuma qua. Zona non fumatori. Vabbè, c'è quello che balla così a caso. E non è neanche Just Dance. Ecco, Just Dance dovrebbe essere anche lui qua. L'anno scorso non c'è stato fino al Direct Mini Partner Showcase di agosto. Il posto in cui meno me lo sarei aspettato, Just Dance. Però l'anno scorso è stato strano per giusti motivi. Progressi. Sì, questo se non sbaglio è componente che c'era anche in Steep, però non vorrei dire una cosa. Oh mio Dio, in prima persona. Oh mamma, no. In prima persona, se ci sono le capriole qua ti viene il mal di mare. Vabbè, non sarà mai come trailer per ovvi motivi. Abbiamo i razzi, però le ali a razzo, però tipo trailer non può essere questo. Poi la montagna mammut. E qui torniamo su Steep per certi versi. Anzi, Tony Hawk. Vabbè, Steep cross Tony Hawk. Oh mamma, la tuta da scoiattolo volante, oh mamma. Oh mamma, senza ali però qua. Cioè, senza ali a reazione. Tu che cavolo vuoi? Ma
quello chi è? Ok, questa è componente un po' trials per certi versi. Ecco le ali, eccole qua. Ecco le ali. Oh mamma. Mi ricordo, sapete cosa anche? Anche se molto superficialmente, che comunque non l'ho mai giocato, The Crew 2, perché The Crew 2 anche si presentava con tutte queste componenti di veicoli di vario tipo che ti permettevano di gareggiare. Lo spettacolo. Allora, a pelle, visto che è un qualcosa di diverso. Ah, anche se vedi se hai le grandi divise davanti. È un po' come qua. Abbiamo per l'appunto gli sponsor. Ecco, esatto, degli eventi. Mi interessa di base, non lo giocherò mai, ma mi interessa di base più questo di Extraction, perché Extraction comunque ha la componente del pulire per terra, dell'anti-Splatoon. Però non mi attrae così tanto. Non che io disdegni titoli multiplayer, sia chiaro, componenti, con quelle componenti multiplayer, però non sembra essere così innovativo, almeno da lì, anche se scandalare con il robottino mi garbava. Sembra essere fatto bene, ma non mi sembra così intrigante. Questo di più perché comunque citazione T, Ale, tra l'altro così. Questo mi interessa di più per lo spirito cacciarone, per l'idea che è l'evoluzione di Steep espanso a tanti ambiti. Ripeto, non lo giocherò mai, soprattutto con la GPU attuale. Però mi interesserebbe di più questo di base. Poi vabbè, perché sono diventati proprio folli. Cioè abbiamo anche questo ha un unico reattore sull'ala. Madonna. Sei 28esimo su 64. Chiedo 64 tizi che stanno volando in aria con quelle ali. Pensa. Poi vabbè. Reattori anche sulle bici qua, giustamente, o moto che siano. Questa Unione Repubblica è un delirio. Ubisoft Original che esce. Ma come 2 settembre? Allora, settembre Ubisoft lo sta riempiendo. Così a caso abbiamo Extraction e Riders Republic. Ok. Più che altro per le date che sono molto più vicine di quanto pensassi. Molto più vicine. Riders in effetti deve uscire a febbraio, però non pensavo che uscisse già a settembre. Extraction anche a settembre, separati 2 settimane. Sembra un pochino il riempimento che ha fatto Ubisoft l'anno scorso con Immortals, con Valhalla, con Watch Dogs Legion, che sono usciti tutti nel giro di un mese o giù di lì. Quindi che altro titolo esce a settembre Ubisoft? Dai, non Mario Bros. Rabbids perché è quello 2022. Quello lo sappiamo. Che sia questo invece Battlecat? Aspetta che ho visto una cosa no, Rainbow Six Siege? No, non c'entra. Ubisoft Original anche retroattivo. Hanno anche cambiato il logo di Siege da quello che vedo. A parte mettere sotto a Ubisoft Original. Che barbaito comunque. Cioè diciamo, sì, in effetti anche Rocksmith comunque per il titolo che è, per il software che è, molto ben fatto. Crossplay? Oh, PC, Stadia e Luna. Oh, Luna. Sì, perché voi sapete che cos'è Luna, no? Sarebbe il servizio streaming di Amazon. Servizio streaming che aveva anche i 2 No More Heroes prima che arrivassero su PC e dopo Switch però. Anche quindi PlayStation e Xbox all'inizio 2022 per Rainbow Six Siege. Ubisoft Original, vabbè, basta. Bringing these player bases together benefits everyone. It will finally allow you to play with your friends across different platforms. It also means that your progression will now follow you, anytime and anywhere you play. We know crossplay is a feature a lot of you has been anticipating, and we are thrilled to see the enthusiasm. Beh, e ripeto, per quello che ho detto prima, il crossplay può essere molto importante per far sì, vabbè, ho parlato nello specifico di picchiaduro, però in generale può aiutare tantissimo a mantenere viva una community anche per molto a lungo. It is because of you that Siege keeps evolving and growing. To wrap up, here's a brand new animated trailer starring Thunderbird, the new Defender joining Team Rocket. E vai col trailer animato, vai. Ready? 6 years ago, I met a pilot.
Aio. Sì, chissà che cosa le è successo. Per farsi fare una cosa del genere con tanto di tronchetto tridenti per contenere il dolore. That symbol, what does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wankan, Wichahpi. The creator's star has many E meanings. dicene uno almeno. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. Questa donna tutta d'un pezzo. Che succede? Chi va là? Oh oh. What's happening? Raggio di salvataggio. Di segnalazione volevo dire. Ah, orso! Oh no! Tra l'altro con furia e violenza. Oh oh. Orso animato un po' così. Wait, that's it? What happened next? Quello lo scoprirai tu Why giocando. don't you ask yourself? Oh. Thunderbird joins Team Nomad. New projects aren't the only things to be excited about this year. Take a look at the incredible updates coming to our Ok, web games gli update in per... Ecco, per 2021. appunto i titoli già usciti, update. Ancora For Honor, e mi sa di sì. Tartarughe Ninja in Brawlhalla. Olè. E infatti, tra l'altro, Chibi. For Honor che non finirà mai, mai, mai di esistere. E in effetti ha una player base abbastanza importante, da quello che ricordo io. Con tutto che sono passati, cosa? 4 anni e passa dall'uscita? Più che altro molto viva. Cioè, questo ha Trackmania. Trackmania che vedrei molto bene su Switch. Se è possibile portarlo, perché in effetti vedendo adesso. Vi ricordate che Trackmania è uscito anche su Wii e DS anni fa? Vabbè, Stalta Sea Ballair. Brawlhalla. Leonardo è solo Leonardo? Ah, ok, Donatello. Abbiamo anche il filtro anni 80, tra l'altro, per il trailer. Raffaello. Michelangelo. Solamente loro oppure anche Shader? No, ok. Ecco, The Crew 2 per l'appunto. Ubisoft Origin, madonna santa. Brawlhalla non ha Ubisoft Origin, per fortuna, sto visto bene. Meno male. Poi, oh madonna santa, Ubisoft Origin, giustamente. Bloodline che sarebbe espansione di... Ah, è quello che si è intravisto poco fa durante il pre-live, sì. E tutto qua, cioè tutto qua. Ubisoft. From the release of the Ghost experience to the latest teammate update. Ah, ancora, aspetta. Ah, Breakpoint, giusto, giusto. Evolving thanks to your feedback. But that's not all. Ecco qua l'evento speciale. Sì, dovrebbe essere Battlecat. Il player vs player speciale. Credo. Scusate qua. Stay tuned, Ghosts. Ah, no, va bene. Ah, cavolo, 20 anni di Ghost Recon. Just Dance has always been about Ecco Just Dance, eccolo qua. Bentornato Just Dance. Ah, cavolo, che poi c'è un problema adesso per la live stream. Non so se lasciare il volume, perché mi sa che sarà musica con copyright. Facciamo una cosa, va? Facciamo così. Ecco appunto. Così sto al sicuro, non ho problemi. Vabbè, magari un attimo. Magari un attimo.
per la canzone. But that's not all. Oh no, for the first time ever, the Just Dance team and I are collaborating to give you an exclusive version of my song for Just Dance. Ah, qui modificata anche. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. La canzone non mi prende tanto, come ritmo proprio. Questo è eccellente. Questo sì. Però magari con canzoni no, scusami, perdonami, scusami. Ah cavolo, ho lasciato tra l'altro acceso il volume con i pezzi della canzone, sperando di non beccare copyright. Strike, vi prego. Ma sbaccherete anche voi. Quindi Just Dance, Just Dance. Ah, ecco. But I guarantee they are going to give people so much confidence. That's the reason why I wrote Nails Hair Hips Heels, and now it's been Just Dance-ified. I don't think they're ready for this jump. I hope you all have just as much fun dancing to this track as I had making it. Oh, and one last thing. Ah, anche lui con la One Last Thing. The making of my new video. Ah, pure? Released alongside the new Just Dance track. For more information on how to participate, darling, just check the link below. Andate a vedere il link qua. I cannot wait to see you all living your best life and being the most fabulous you have ever been. I will see you all in Just Dance 2022. Lui molto positivo. Madonna, è vero, anche Just Dance, Ubisoft Original, madonna. Ok, 49 canzoni. Ah, ok, 4 novembre dappertutto, però abbiamo la copertina su Switch perché è l'unica console sulla quale vende. Ok, speriamo di essere sopravvissuti. Si torna con Valhalla. A questo punto quindi abbiamo... Cosa manca? Abbiamo visto Rainbow Six Siege, credo. Allora, Red Dead Republic abbiamo visto. Far Cry manca anche. A parte Mario Plus Rabbids, dico. Extraction l'abbiamo visto subito. Poi Red Dead Republic per appunto abbiamo già visto. Valhalla lo sto vedendo adesso. Battlecat mi sa che non abbiamo visto. No, non abbiamo ancora visto Battlecat, vero? Se lo fanno vedere qua. In November 2020, we released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the biggest launch for any Assassin's Creed game Vero? to date, Vero? and we have Cifre you to enormi. thank for that. Becoming Eivor, a Viking leader going on a quest to fight for a new home, is an adventure that resonated closely with many of you. I certainly had fun exploring England with Eivor and stumbling Ho sentito across cose unique molto world buone events su Valhalla, that tra left me l'altro. with memorable side stories. Thank you, Eivor. We're amazed Che era quella to see faccia? how you Grazie, dedicated Eivor. yourselves to the Viking lifestyle. You've led more than 300 million raids in total and built more than 100 million Siete buildings proprio dei in your disgraziati. settlements. Siete proprio dei costruttori. Eivor still has a long journey ahead, and we've been continuing Anche to perché il offer prossimo free Assassin's Creed updates chissà for quando all esce, players quindi il to viaggio continuerà per un bel pezzo, ragazzi. include time-limited festivals, new Festival. quests, and even whole new game modes, such Eh as the sì, River Raid Game as a Factory Service. and the In Master periodo non soltanto di pandemia, ma anche di Ubisoft che vuole supportare più a lungo i titoli grandi. features too. Ecco qua. For instance, we'll be adding one-handed swords in the coming weeks. The team is also working hard at tackling issues and improving the game experience for everyone. We've been Una cosa, tracking io pensavo che various durasse known issues 40 on our minuti, forums, invece and mi sa also che dura shared proprio our un'ora. complex bug-fixing E process qui vedo un in a problema, recent perché io demo. pensavo in effetti 40 minuti, non so perché, forse che mi ricordavo dell'evento scorso, forse ho confuso con altri. Invece mi sa, perché ho visto anche che poi alle 10 da programma ci sarebbe stato altro, che forse in effetti è proprio un'ora precisa esatta di programma. Through game expansions. Wrath of the Druids released L'ira a dei few weeks druidi. ago, allowing players to explore Ireland and battle a mysterious cult, the Children of Danu. Ah, i cornuti. In our second upcoming expansion, you'll get to relive the Siege of Paris. This is the most ambitious battle in Ah, Viking giusto, anche history, qua è vero. taking Ubisoft- place No, in basta con la war-torn battuta, Francia. basta, tanto ormai. You'll have to do everything Comunque in your bello. power to uncover enemy secrets. Comunque supporto molto profondo per Valhalla, come
Stavo dicendo, in generale, però per Valhalla tanto profondo. Anche perché, ripeto, il prossimo Assassin's Creed non si sa quando esce. I tempi di sviluppo si allungano col passare del tempo, quindi perché non supportare titoli che stanno facendo molto bene come Valhalla più a lungo nel frattempo? Aio, che dolore alla testa proprio, mi sa nell'occhio. Assassin's Creed has long focused on the exploration of history, and we are happy to announce that the new Discovery Tour will be released. Ah, avevo già sentito parlare del precedente, o di sfuggita proprio. Assassin's Creed Valhalla. Explore the world and take a deeper dive into the history of the Viking Age. The team has crafted a new experience where you'll get to play as people during the time of Vikings. Puoi anche infilare pezzi di metallo nei tronchi. No, vabbè, se deve essere accurato, per quanto possa esserlo. Whether you're an Assassin's Creed fan with a heart for history or a student looking to supplement your knowledge, sì, anche the Discovery Tour Viking Age will have you no? covered. No. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. Avrei detto una cavolata, lasciamo stare. Che succede? Ecco, appunto, esatto. Well, this year will be a very active year for the game. We're already working on more expansions for next year. Quindi anche l'anno prossimo supporto per Valhalla. E grazie, tu sei parte del team di sviluppo. Abbiamo anche trailer anche per l'anno. Sì, giustamente. O teaser bello piazzato così. Di più in futuro. So you've seen some great games from us. But we also have news about the movies and TV Ah, series è vero che hanno anche, com'è che si chiama? Cioè, a parte che loro hanno anche la serie dei Rabbids, ma non soltanto, ecco, un Mythic Quest che ho visto, vabbè, non ho mai visto, però avevo visto i trailer, se non sbaglio, di un altro evento, non so se fosse Ubisoft. Però, vabbè. Ok. Perché... Ah, sì, giusto. Tra l'altro, questo non è Ubisoft Original perché Apple dà i soldi, quindi è un Apple Original. Ok, abbiamo il morbo dell'Original che contagia anche Apple. Va bene. Che balle. Ma guarda, la differenza c'è. Ecco che prima del finale del 25 giugno. Beh, è grazie al cazzo. Nonna. No, scusa un secondo. No, sarebbe Lupi Mannari Werewolves Within, ma lo sfondo... Vabbè, è ovvio che c'entri con il titolo, con il film, però... Così d'impatto... Però... I denti? Dottor Ellis? Ah, dottoressa, scusate. Sì, in effetti è sbronza, tanto da sparare. Ecco, di nuovo. I suoi denti sono aguzzi? Come va coi peli? Ah, ok. Oh, ah sì, il lupo mannaro. Come non riesce a capire? Perché lei è... Ah, ecco. E beve perché non ce la fa a dirlo. Tra l'altro abbandona la bottiglia così. Prego. L'elettricità non c'è più. Oh madonna. Quanto popolare in effetti. Ma perché? Tutti quanti. Sì, No. Oh mamma.
excited. Not judging, just watching it. Bello per un dire streaming ovunque voi ovunque voi noleggiate film. In theaters or on your on-demand platforms. No hero story is complete without a great rival to match them. After all, even the Esatto. most vile tyrant is a star of their own narrative. When it comes to memorable villains, Far Cry 6. better than Far Quindi anche oggi vediamo Giancarlo Esposito. Basta che non ci sia Schettino a condurla, Basta questo. Ah, io no. Non va bene questo. Always making new friends. No, ma perché io? Ma datemi un altro nome. Where's family? Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Oh. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Via. Questa nave per andare dove? Vomito? Ehi, madonna. Sì. Don't worry about it, chamaco. Di emigrati clandestini. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. Sopravvivere, aspetta. Oh no, controlli. Ai. Passi che si sentono. Non è che vanno tipo film dell'orrore con del macete, con il macete che va che attraversa, no? Mo so cazzi. Mo sono grandi cazzi. Giancarlo? Mi sa che è Giancarlo. Dottore Esposito. E voi che ci fate qua? Before he was el presidente, mi papà loved to fish. Bene. E We would go quindi? out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. Forse i pesci You would siete say voi. it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin. Fat, he was juicy too proud marlin. to let that fish go. E quindi? Aia. Oh. Sparato? Mi sa che c'è stato la transizione col nero per non mostrare ma sparato. Haven't I? Diego? Diego! Lui è Diego? I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. Ah, ripeto, questo gioco, come ho detto già l'altra volta, questo gioco non è politico. Could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. Oh. 13 years old. And Diego has such Quindi come? Col fuoco? Questi pesci? Ah no, li butto direttamente a mare. Cioè, poi li prendiamo. Appunto, a mare. Ecco. Oddio santo. Eh sì che aveva detto che non sarebbero sopravvissuti, ma così no. Così veramente. Pensavo che venissero soltanto gettati a mare. No, proprio così. Madonna. Abbiamo anche le sue spiegazioni. Ecco qua. Disturbing lesson Sì. from Anton Castillo. Passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. Beh, là mi è sembrato It's that molto there's repellente someone però, that could sit across from you at the dinner table
and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying. Perché questo gioco, ripetiamo, non è politico. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a Che lot ricordiamo, non è un personaggio politico. because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains, which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Ah, sì, giusto. Ah, c'era anche questo che è leakato, è vero. Il pass di Far Cry 6, il trailer è leakato qualche ora fa, però poi è stato messo rapidamente in privato il video di nuovo, vero? Go further down the rabbit hole, and it's up La to tana you del bianconiglio. to find a way out. Pensavo che facessero vedere un'intervista con Giancarlo Esposito in realtà, Oh, in effetti non ho visto il contenuto del del pass, non ho visto il trailer. Perché c'era il cattivo di Far Cry 3? Ma che? Ma che? Mi sa che si va presso una certa deriva. Tu sei Vas. Che deriva? Ah, sarebbe quello di Far Cry. Quindi interpretiamo quello. Anche altri. Ah, ho capito, interpretiamo i cattivi che giustamente ha menzionato quelli là. Quindi interpretiamo loro. Ma perché vogliono così luce? Vabbè, domande inutili. La mente. Un pericoloso posto. Tripposo comunque. Tanto tripposo questo pass di espansione. Madonna. Vai, citazionismo. Quella frase la conosco anche io. Far Cry 6, il Season Pass. Non ha un nome un po' diverso che comunque se lo meriterebbe. Include anche Aiden Pierce. No. Ah, tipo... Quindi anni 80, perciò tipo Blood Dragon di Far Cry 3. Far Cry 3. Ah, proprio lui. Blood Dragon. Quindi rimasterizzato. Ale! We're so excited for you all to check out this next game. Oof, Neil, I can't wait to get my Che hands sia on lui? Vediamo. È lui! Eccolo! Non original, per una volta non original. Vediamolo. Mario nella nave. Non abbiamo il contesto, il perché, però non importa niente. La fusione di un lume e di un rabbit che dà un incubo, che si è visto anche nella immagine. Ecco, no, non ti volta. Ah! L'incubo! Che fai, foto, Rabbit Peach? Brucialo! Abbiamo anche Luigi e Peach. Ma perché sull'astronave? No, vabbè, lasciamo stare. Effetti speciali. Rabbit Peach che è un po' intimorita. Madonna, quanto possiamo vedere il Rabbid Luma, cazzarola. E non è l'unico. Oh! Ok, quello non è Bowser. Di chi è quella mano? Che ha fatto il Rabbid Luma là? Che cos'è? Ok, questo non c'era né... infatti per quello voglio vedere anche il trailer, perché quello non c'era assolutamente nei leak. Ok, quindi avventura spaziale. Abbiamo le armi. Il telefono... Ah, riesce a reggersi il telefono? Magari lo utilizza anche per mirare. In effetti potrebbe anche essere. Tutti pronti? Che ci fa il Luma con la nuvola Speedy? Ah, Rabbid Rosalinda. Vieni, basta leggere. Tanto la storia è solamente in Galaxy. Basta leggere, tra l'altro, sì. Ah, ma quindi è la sonnecchiosa. Perché è sonnecchiosa così? Allora, di questo voglio vedere però anche il gameplay. Qui sì che voglio vedere anche il gameplay. Per favore.
Non soltanto trailer così, Qui anche gameplay. Avanti. Qui concedo... Madonna, tra l'altro Mario con 2 armi da fuoco. E quello che... Aspetta. Quello è... Mamma mia. Ah sì, abbiamo anche i Bobomb. Non c'è Bobby. Ah, dovrebbe essere il Rabid Bowser, credo. Credo, suppongo. Eccolo essere, eccolo là. Che ha una stella al centro qua. Non è che c'è il Rabid che ha preso il controllo del combinaforme. Abbiamo quindi anche un altro Rabid Luma così. Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope. Ma voglio vedere anche un pochino di gameplay, vi prego. Gameplay, poco però. Anche se poco. Sì! Vai, Davide! Vieni a me, Davide! Da Ubisoft Milano, Davide Soliani, vieni! Davide! The whole team is super proud of Davide! Da quanto tempo? Gameplay e anche Ubisoft Parigi, giustamente. Beh sì. Hi everyone, Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be back as well today, to unveil our new project. Tra l'altro Mario Plus Rabbids R, perché dobbiamo comunque essere precisi con i titoli. Inimitabile lo è in effetti. Voglio gameplay, datemi gameplay. Che poi in effetti la pagina di Nintendo aveva anche il gameplay, immagini di gameplay, quindi mostratelo dai, voglio vedere di più. Dai. Including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy. Tra l'altro, devo essere sincero, ricordandomi della cutscene del primo, perché l'ho rivisto un pochino oggi in effetti, mi sa che hanno alzato un po' il budget per quello. Almeno, voglio vedere per il resto. Le cutscene mi interessano il giusto. È molto figa però, Però voglio vedere il gameplay. Gameplay. Fammi vedere il gameplay. Sì, quindi sono loro gli Spark, ok. Abbiamo gli elementi, abbiamo visto classico, abbiamo visto fuoco, abbiamo visto ghiaccio, credo, oppure aria, gravità. Voglio il gameplay! Datemi il gameplay. Perché così? The success of Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this unexpected team-up. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover aggiungerei anche io to the il Covid, next level. perché... It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope has big ambitions. It introduces new action elements into the mix that will push the boundaries of tactical games even further. That being said, we also wish to offer an easy-to-play experience for all players. Ci sta? Vabbè, un po' come l'originale. Dove altrimenti? Però mi sa niente gameplay, che balle. È strano perché c'erano comunque immagini di gameplay nella pagina. Che balle. Oh, ok, pre-alpha, vai di pre-alpha, vai. Eccola qui, adesso sì. Quanto è bello il movimento! Ma è 60 frame? No, non è 60 frame. No. Ah, 30, ok. Oh, Tutorio vola stavolta. Sì, tra l'altro non è più guidato il percorso, che è unico. Qui è più espanso, che bello. Quanti Rabbids diversi ci stanno questa volta? Voglio vedere però adesso anche il gameplay delle battaglie. Abbiamo le arene. Ah, aspetta, come? Viene attaccato e c'è l'arena? Non c'è la griglia! Non c'è la griglia, mi sa. Credo. Abbiamo aree che non sono grigliate.
Aspetta, abbiamo le armi a distanza. Rapido Luigi questa volta composto. Ah, giusto. Tu chi sei? Perché c'è nell'immagine di Kata. Ah, giusto, visto che ci siamo. Ah, Rapido Mario sta! Perché si era letto alcune cose che forse non c'era Rapido Mario. Però no, sta. Ok, vediamo in effetti con il potere. Intanto mettiamo anche lo sfondo giusto qua. Beh. Potere del fuoco, dello spark di fuoco. No, dai. Peccato che sia l'anno prossimo. Tra l'altro 2022 senza specificare quando. Sarà, credo, nell'ipotesi più ottimistica, fine della metà dell'anno prossimo. Cioè, quindi verso maggio-giugno. Oh, Yves, ciao, buonasera. Risponderai a tutte le accuse di sexual harassment che sono arrivate anche più di recente? We have a fantastic and diverse lineup No, of mi sa games di no. coming soon. And this is just the beginning. Thanks Noi, tra l'altro, to all the anche teams at Ubisoft for what they achieved and for always striving to deliver the best possible game experiences. Davide! I'm humbled by their resilience, energy and collaboration, especially during what has been a challenging year. E soprattutto in un ambiente di lavoro che non permette alle donne. Our industry's ability to bring together millions of players from around the world to share memorable experiences and moments Memorable of joy. experiences? This is one of the real powers of video games. And it is what Lascio stare le motivates battute everyone at Ubisoft sarcastiche, dai. to do our best. Finally, my sincere thanks to you. Tra l'altro saremmo anche andati un the pochino players. oltre le 10, ma fa niente. We appreciate the trust you place in us. Your involvement in our games communities keeps them growing and vibrant. We want to create original, enriching, Beh, giustamente per avere tanti long-lasting titoli game con worlds. Ubisoft And Original. your contributions, feedback and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust our creative teams to develop games within their universes. Ah, For example, you just vabbè, saw giustamente Mario Mario plus Rabbids Rabbids Sparks of Hope. Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorite Mario and Rabbids characters return for an all-new adventure. And speaking of great partnerships, Ecco. there is one more exciting thing we would like to show you today. It is a glimpse of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful Star Wars? but dangerous places of all. Perché c'è anche il titolo di Star Wars Brought to di life Ubisoft by Massive. the latest version of our Snowdrop. Snowdrop. Ah, l'engine di Mario plus I'm Rabbids tra excited tutte le altre to share cose. this first look with you now. Enjoy. Enjoy. Game footage powered by Snowdrop. Oddio, no, forse Star Wars è un po' troppo presto perché l'hanno annunciato all'inizio dell'anno e immagino che i lavori siano molto all'inizio. Ah, cazzo, è vero, mi ero dimenticato! Avatar! Avatar, è vero, stanno sviluppando anche il titolo di Avatar. Ma da anni che vabbè, in effetti anche Avatar 2 da anni che dovrebbe uscire. Però ovviamente anche la pandemia l'ha ritardato, l'ha fatto ritardare ulteriormente. Lo sta facendo ritardare ulteriormente. Tutti in game? Alla faccia. Questo sarà... Oh, se è l'anno prossimo... Non mi ricordo in effetti quando è che esce il film di Avatar adesso. Avatar 2, che poi ricordiamoci che ci sono anche Avatar 3 e 4 in sviluppo, perché sì. E Avatar è primo uscito... È un fa ormai.
natura contro modernità. Puoi volare. Infatti. Lo stacco un po' strano, però. Aia. Dolore immane. Non è vivo quello. Non sarà mai vivo dopo essere stato preso da una freccia qua e poi cadere da un elicottero. Mai. La vista qui è imponente. L'impatto grafico qua è imponente. Avatar Frontiers of Pandora. Quindi non basato sui film. Quindi, tra l'altro, è esclusiva next gen. L'anno prossimo, ecco appunto. Neanche PS4. Ok, questo non mi aspettavo che potesse essere solamente per PS5, Xbox Series X ed S. Questo è il primo titolo Ubisoft che è una software house importante, che non è per il primo titolo grosso, ecco, non per PS4 e Xbox One. A meno che poi non facciano il colpo e dicano: ehi ragazzi, guardate che sorpresa, arriva anche su PS4, Xbox One, e non siete contenti? Arriva anche su Switch Pro e su Switch in versione cloud. Ok, quindi l'evento Ubisoft è finito. Nel senso che è durato troppo. Perché hanno mostrato varie cose, però, come dire, il pacing, il ritmo, troppo rallentato da interviste. Potevano anche in effetti evitare quello. Vabbè, Davide ho apprezzato, e anche quello di Ubisoft Parigi. Però, tipo per Extraction hanno perso 15 minuti. Abbiamo avuto anche il segmento di Rocksmith. Tante cose lunghe, lunghissime. Vabbè, sì, vabbè, tanto è finita, lo sappiamo. Qui era per mostrare anche Ubisoft Plus, il servizio di sottoscrizione. Però per l'appunto ritmo, secondo me, non ideale, perché poteva entrare tutto questo in molto meno di un'ora. 40 minuti, in effetti, come avevo pensato quanto avevo pensato che sarebbe durato l'evento. Troppi interventi di interviste, o meglio, anche troppo lunghi. Poi alcuni titoli non interessanti. Vabbè, Mario Plus Rabbids è il più interessante, secondo me. Vabbè, opinione personale. Poi Riders Republic, per la particolarità, è comunque interessante. Avatar è importante come annuncio. Avatar è un annuncio importante. Anche, vabbè, Mario Plus Rabbids pure. Però Avatar è comunque importante come annuncio. E soprattutto 2022. E ripeto, l'importanza anche il fatto che non è cross-gen. È un titolo Ubisoft di una certa rilevanza che esce solo sulla generazione appena uscita. Questo è un fattore, questa è una cosa molto interessante. E ovviamente esce anche su Luna, su Stadia, perché sì. Poi per l'appunto sì, abbiamo avuto Rocksmith, abbiamo avuto vari contenuti aggiuntivi di Assassin's Creed, di Watch Dogs, di Trackmania, di Brawlhalla. Però per l'appunto non tante cose interessanti. Forse il fatto che sia durato un'ora e non un'ora e mezza come l'evento di Geoff Keighley del Summer Game Fest Kickoff Live. No, direi comunque... In realtà forse quello lì lo devo valutare un po' meglio, perché ha non caldissimo ma abbastanza caldo, perché comunque l'ho commentato poco dopo che era finito. Ho dato un 6 stiracchiato. Potrei anche dare un 6,5, non soltanto per Elden Ring, ma anche per Metal Slug Tactics, comunque un po' per altre cose dell'evento. Direi che questo invece è un 6... questo è il 6 stiracchiato. No, un 6 più. Per Mario Plus Rabbids, per Avatar, per... Però comunque sia niente di granché. Niente di che.